Ti piace come assessore? Sicurezza prima di tutto. È finalmente arrivato quel giorno in cui uso il Canada Passage. Oggi entro in Iran. Anni a desiderarlo. Buongiorno a tutti, siamo ad Oku Bayazit, al mitico Hotel Ararat, che da 6 anni mi ospita nelle lunghe traversate. A me ospita da 2 anni e sono 2 anni che siamo a 30 km, cioè che io sono a 30 km dal confine iraniano e aspetto di entrarci. Quest'anno, finalmente. Ci entriamo insieme per la prima volta. Sì. Emozionata? Molto. Non ho dormito stanotte, sono emozionatissima, un po' tesa, insomma sarà un confine un po' caotico e soprattutto bisognerà evitare tutti gli scammer, i truffatori possibili immaginari. Sì. O meglio, il confine iraniano non è Iran, è un posto orrendo, sì, è il più grande il confine più trafficato dell'Iran, pieno di gente che vuole scammarti da ogni angolo della strada, ma noi ci faremo fiducia sulle nostre capacità di evitarli e di non farci rompere le palle, e quindi andiamo. Quindi niente, si va, vediamo come va, speriamo di entrarci, speriamo di riparlarvi di nuovo dall'Iran. Alle nostre spalle l'Ararat, questo 5.000 e qualcosa metri, e questo qua è il piccolo Ararat 3.500-3.800. Montagna biblica l'Ararat, si dice che alla fine del diluvio universale l'arca di Noè si appoggiò al di sopra e fu il punto più alto da cui iniziò a discendere il livello dell'acqua che aveva sommerso tutta la terra a causa dei grandi peccatori. I leocorni sono lassù e tutte quelle cose della filastrocca si trovano teoricamente ancora lassù o non ci sono mai arrivati. Cosa simpatica dal punto di vista geopolitico è che l'Ararat e il piccolo Ararat si trovano completamente in Turchia, il confine tra la Turchia e l'Armenia cade al di là
della montagna. E questa è una cosa che manda completamente fuori di testa gli armeni, perché vedono da Yerevan, dalla capitale, vedono l'Ararat che si trova dall'altra parte, e che per loro, che essendo cristiani, è una montagna sacra, molto più sacra che per i musulmani, nonostante parti del diluvio universale siano contemplate anche nel Corano, non hanno l'accesso alla montagna più sacra per loro, montagna che riproducono ovunque, ma che non possono in nessun modo scalare o accedere, perché naturalmente non gli daranno mai il permesso. Quindi questa è una triste storia di confine. Storia di confine, noi che stiamo andando all'altro confine per oggi. Al confine con l'Iran, che invece è uno dei confini più antichi al mondo, perché il confine tra la Turchia e quello che era l'impero ottomano e l'Iran, questo qua, questo di Bazargan, dove stiamo per attraversare, è uno dei confini più antichi perché è stato praticamente la conseguenza della battaglia di Chaldaran, o Chaldiran in base ai dialetti, che è del 1500, quindi praticamente è da 500 anni che questo confine è fermo lì. E quindi noi andiamo a vederlo e cercare di passarlo. Che paura. Madonna, via. Visto che la storia dell'arca sulla montagna è già assurda di per sé e non sono state trovate tracce al di sopra nell'Ararat, anche se dicono che non è stato esplorato molto a fondo, alcune altre teorie dicono che sia appoggiata in questa vallata che ha la classica forma di una prua della nave qui sotto. Allora, c'è una bellissima scena di Full Metal Jacket, il grandissimo film di Stanley Kubrick, che dice: "Tu, sporco ateo comunista!" Ecco, quindi se quello è il mio pregresso, ho difficoltà a credere sia un'arca appoggiata in cima alla montagna, sia un'arca che si appoggia sul crinale di una collina. Questo non toglie che hanno un enorme valore storico e culturale per le popolazioni che vivono qua. Viva la fantasia. Cos'è? E viva la fantasia. È viva la fantasia, esatto, è viva la fantasia, grande fantasia. E immagino che popolazioni di 2-3 mila anni fa che vivessero qua, o anche già di 2000 o anche del Medioevo, avessero bisogno di credere che questi erano posti sacri. E così. Adesso andiamo avanti. Adesso andiamo in Iran. C'è un po' di traffico per entrare in Iran. Stiamo aspettando da circa 2 ore che ci restituiscano il carnet de passage.
Siamo qua e la porta dell'assicurazione è chiusa. Ci manca da prendere l'assicurazione e fare l'ultimo posto di blocco fermata là. Grande ma. Prima che riposarci. Che fa il culo. Guarda, ma del senso contrario. Siamo in Iran! Siamo in Iran! E cosa facciamo? Noi appena arrivati in Iran. Buttiamo via benzina per terra perché non costa un cazzo. Quanto costa? 11 centesimi al litro. 11 centesimi, sì, avete capito bene. Dio benedica la Repubblica Islamica dell'Iran. 11 centesimi al litro. Quindi donne col burka sì, No, cioè no, ma benzina 11 centesimi per cui tutta la vita si viene a vivere qua. Come prima cosa Francesca aveva fame e stiamo mangiando. meglio mangia. Ma al solito, volevo farvi vedere il pane tipico adesso arriva anche iraniano. il cibo. Adesso arriva anche il cibo. Ecco qua. Col burro? E la fake Coca-Cola soprattutto. Fai vedere. Che spettacolo. Mattina. Siamo in Iran. Ma è stato un Finalmente a piccolo casa. calvario di 6 ore. L'attraversamento della frontiera. Prima roba in Turchia io ho pagato. Non l'ho detto, prima per uscire da Turchia dovevo pagare Hanno messo il numero di targa. 10 lire, vi giuro, per a quanto pare un'autostrada. Solo io, non lui. 20 centesimi. Non abbiamo fatto la stessa strada, a quanto pare, perché io ho pagato, lui no. Mettendo la mia targa non è venuto fuori. E già lì è divertente. Poi si è aperto il cancello nero e finalmente il cancello bianco Per entrare in Iran, cioè la terra di mezzo dei grandissimi controlli per entrare in Iran effettivamente. dove abbiamo speso veramente 5 ore Sì. di inferno, cioè semplicemente ad aspettare in fila che facessero i carnet, che li compedassero, che da un ufficio all'altro. Vincolandoci da scammer, ma c'è una novità quest'anno. Siamo stati assistiti da, non so se sappiamo se era uno scanner. Che non ho capito se era uno scammer o no, però non ci ha chiesto soldi, quindi scammer non era. Parlava inglese, Parlava inglese, ho detto gentilissimo. che lavorava per l'ufficio del turismo e ci ha dato una mano. È tipo Amit che incontreremo per andare in Pakistan, semplice così. Ci ha aiutato, però è stato comunque lunghissimo, firme di qua. Non ci hanno controllato i bagagli. No, Nel nucleo abbiamo spedito indietro in Indione, perché a differenza di tantissime persone che vengono in Iran col drone, dicono vabbè se lo beccano, glielo sequestrano, chi se ne frega, io c'ho intenzione di tornarci praticamente più volte in un anno. non abbiamo voluto rischiare. Non vedrete più tornate. Finalmente, magari di tempo.
Per cui adesso siamo sulla lunga strada che porta a Tabriz. Quanti chilometri? 2 a te? È ancora 250 km. Io ho già visto che guidano come dei pazzi. Guidano come dei pazzi. Io l'avevo avvisato. I turchi mi sembravano matti, i georgiani poi hanno superato i turchi e adesso mi sa che gli iraniani sono al primo posto. Number one. Perché la combo mortale non è solo il fatto che corrono, che come dire, no, che guidano male, letteralmente male, come non so in India e in altri paesi, perché guidano male e la benzina costa niente, quindi corrono come dei bastardi. E poi ogni dosso, e questo paese è pieno di dossi, si sparpagliano. E tu sei lì, cerchi di superarli. C'è il dosso lungo. Non è che arriva una macchina, fanno così in prospettiva. Le macchine sono così, qua c'è il dosso. Al posto di arrivare così una a rallentare, attraversare quella dietro rallenta, arrivano e fanno e poi passano insieme. E tu lì nel mezzo. Tu nel mezzo. Vabbè. Ho fatto l'assicurazione. L'assicurazione è costata 50 euro, pagato in contanti 50 euro, 3 mesi. Bene. È un po' uno scam rispetto ai 100 euro che ho pagato io negli scorsi anni, che valeva un anno, però un anno a noi non ci serviva, quindi di fatto ho pagata Va bene così. la metà e per quello che lo utilizziamo noi va benissimo. Sì, anche lì. Tu sei andato, siamo andati all'ufficio dove lui si ricordava e fosse l'assicurazione. Uno il motorino ci ha preso e ha detto no, l'ufficio da un'altra parte. Segui questo sul motorino, cioè. Sempre con l'idea che ti stanno per scammare. Esatto, Perché, imbrogliare, tradotto. sì. Come dire, l'Iran non è il confine e nessun paese è il confine che rappresenta, perché i confini sono sempre pieni di i peggio soggetti sulla faccia della terra. Infatti tu mi hai detto, quello che vedrai al confine non sarà l'Iran dei prossimi giorni e settimane. Quindi, Questo riso è buonissimo. questo riso è buonissimo, pieno di burro. È arrivato col burro. Quindi bene, stanotte arriveremo a Tabriz, probabilmente di notte, as usual. Esatto. Anche perché qua, ricordiamo, 1 ora e mezza rispetto alla Turchia, per cui 2 ore e mezza in più rispetto all'Italia. Quindi siamo senza SIM, la prenderemo domani, probabilmente a Tabriz. Esatto. Però insomma, Vediamo. dai, a parte le ore perse, pensavo peggio, è stato dai, tutto bene, a parte quelle stamattina per andare con l'ufficio turco, per andare dove abbiamo portato i nostri documenti a controllare, entri, ci sono queste sbarre rosse, sembra essere in galera, però va bene, siamo usciti liberi. E la cosa più bella, vabbè, l'avete già sentita, è la benzina, il costo idiota ridicolo della benzina. Abbiamo fatto il pieno con Io ho 2 moto, 2 moto, eravamo a secco. 1,50 euro. Ecco. 2 moto, non una, 2 moto. Dio benedica la Repubblica Islamica dell'Iran. Qua è un'altra camera d'aria, no? No. Nada, was wir lieb sind. Rana, was wir lieb sind. Doveva succedere, e dove poteva succedere 3 ore dopo essere arrivati in Iran. Korkma. Tamam. Давай моту. Squarciata? Scoraggiatissimo. Come è successo? Non ho idea.
Forse si è bucata, dopo 12 metri si è squarciata la gola. Questa non la ripari. Ciotto, sì. Chi può essere? Che si fosse strozzata? E quando l'hanno messa dentro era messa forse male, non sappiamo. Da solo 8 ore, 9 ore e ho già capito che è un paese di distanze immense, come ci racconta qua Offroad History nel suo podcast. Andate ad ascoltarlo, primo episodio. Arriveranno gli altri. Poi. Siamo anche lì, l'Iran lo ispiri a continuare il bel lavoro. È tutto apocalitticamente grande, cioè distanze. Stavamo guardando adesso la prossima destinazione. Infinito. Cioè, ogni giorno se non ti spari 200-300 km non vai da nessuna parte. Oggi per esempio ci eravamo ripromessi di non viaggiare di notte. Non oggi, Sempre. Sono le 10:30, siamo arrivati a Tabriz, 10:30, con una traversata delle città del buio, No, folle. guarda, come abbiamo già detto, guidano da incubo. Poi tra l'altro in mezzo alla strada cassette di plastica della frutta abbandonate, slalom, vento che ti sbalza la moto laterale fortissima. Per cui Prossimo dobbiamo qui. assolutamente capire soprattutto dei tracciati per fare un po' di fuoristrada, un po' di asfalto, bisogna capire come arrivare. Scoprire un po' di posti strani. E adesso vediamo se mi metto lì con le mappe e capisco che diavolo di posti sono e quanto diavolo ci mettiamo ad arrivarci. E non ci siamo fatti mancare niente perché è pure No. bucato oggi. Oggi è pure quindi- bucato. Spettacolo. Sì, non gommista, perché questo è culo. Tu il culo, Buonanotte. D'ora in poi siamo in Iran, mi vedrete con i capelli coperti rispetto delle tradizioni locali.